Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul mio canale, lo spazio dove osserviamo con uno sguardo attento, empatico e, quando serve, anche critico, le vicende che attraversano lo scintillante ma talvolta insondabile universo dello spettacolo turco. Oggi vi porto una storia densa, complessa e, per molti versi, dolorosa, la separazione, tenuta volutamente nascosta per quasi 2 anni, di uno dei legami più amati dal pubblico internazionale, quello fra Bergüzar Korel e Halit Ergenç. 2 artisti che, fin dai tempi di Binbir Cece, sono stati considerati il volto stesso della solidità, del romanticismo che resiste alla prova del tempo e delle intemperie della celebrità. Eppure, come spesso accade dietro le quinte, la realtà conosce sfumature che sfuggono alle luci dei riflettori, e talvolta il coraggio più grande non è restare insieme, ma saper proteggere chi ami anche nel momento in cui le strade si dividono. Primo atto, la nascita di un amore da fiction a realtà. Era il 2006 quando Binbir Cece fece il suo debutto sugli schermi turchi, conquistando in poche puntate un posto speciale nel cuore degli spettatori. Le parole Shahrazad e Onur diventarono sinonimo di intensità, e il confine tra interpretazione e sentimento reale iniziò a farsi sottile. Sul set, infatti, nacque un'intesa che presto travalicò l'ambito professionale, trasformandosi in una relazione che molti definirono fiabesca. I 2 attori scelsero però di custodire i primi passi della loro storia lontano dai flash, quasi a voler proteggere un germoglio troppo delicato per il clamore mediatico. Nei mesi successivi, tra riprese serrate e conferenze stampa, Bergüzar e Halit impararono a muoversi come squadra, sguardi d'intesa a fine ciak, pause caffè trasformate in parentesi di complicità, telefonate notturne in cui si scambiavano dubbi, sogni, idee sul futuro. Quando, nel 2009, decisero di ufficializzare il loro fidanzamento, non si trattò di un colpo di scena improvviso, ma del naturale sbocciare di un affetto cresciuto giorno dopo giorno. Il pubblico accolse la notizia con entusiasmo, finalmente 2 volti amatissimi coronavano una storia che sembrava uscita da un romanzo d'altri tempi. Secondo atto, un matrimonio da copertina e una famiglia in crescita. Nel 2010 arrivò la proposta di nozze, seguita l'anno successivo da una cerimonia elegante sul Bosforo, tra lanterne di vetro soffiato e musica tradizionale che si mescolava a note jazz. Le immagini fecero il giro del mondo, Bergüzar, radiosa in un abito di seta color avorio, abbracciata a un Halit visibilmente emozionato. Molti ricorderanno i titoli dei giornali, il matrimonio dell'anno, la favola continua, stabilità e amore nel cuore di Istanbul. Poco dopo il sì, la famiglia si allargò con la nascita del primogenito, e quell'evento cementò ulteriormente la loro reputazione di coppia inossidabile. Interviste congiunte, apparizioni alle premiere mano nella mano, dichiarazioni d'affetto reciproco, tutto lasciava presagire un cammino solido e privo di scosse. Intanto le carriere decollavano, lui si immergeva in ruoli storici che esigevano mesi di preparazione. Lei alternava set cinematografici a progetti televisivi dallo spiccato impatto emotivo. Eppure, almeno in apparenza, la famiglia restava il fulcro di ogni decisione. Terzo atto, piccole crepe in un castello di certezze. Col passare del tempo, come accade nelle migliori storie, qualche crepa cominciò a farsi strada tra le mura di quel castello all'apparenza impenetrabile. Impegni televisivi in continenti diversi, set che costringevano a lunghi periodi di distanza, il peso di una stampa sempre più invadente. Chi li frequentava racconta di discussioni nate dalla stanchezza accumulata, dalle difficoltà logistiche nel conciliare i rispettivi calendari con la crescita dei figli, ormai abbastanza grandi da percepire l'assenza di un genitore quando l'altro era in tournée promozionale o in notti di registrazioni in esterni. Loro però, da professionisti navigati quali sono, continuarono a mostrarsi uniti in pubblico, foto di famiglia ai compleanni, partecipazioni coordinate a eventi benefici, post social studiati per ricordare, e ricordarsi, di quanto fosse importante la gratitudine nei confronti del supporto ricevuto dai fan. Finché, lentamente ma inesorabilmente, la scelta si impose, separarsi in silenzio, lontano da titoli scandalistici, per capire se la loro relazione potesse trovare nuova linfa o se fosse giunto il momento di trasformarla in un legame di stima e cogenitorialità. Quarto atto, il patto di silenzio, proteggere i figli prima di tutto.
Ed eccoci al nodo cruciale. La decisione di non rendere pubblica la separazione per quasi 2 anni. Fonti vicine alla famiglia riferiscono di una lunga conversazione notturna, consumata nel salotto di casa mentre i bambini dormivano al piano di sopra. Nessun ultimatum, nessuna scena drammatica, solo la consapevolezza che qualunque scelta avrebbero fatto, avrebbe avuto un impatto devastante sui più piccoli, troppo giovani per comprendere la complessità di un divorzio. Da qui la strategia: continuare a condividere la quotidianità dei figli, presentarsi insieme alle recite scolastiche, distribuire turni di presenza sul set in modo da garantire una figura di riferimento costante a casa. Chi li ha visti in quel periodo parla di amicizia rispettosa, di 2 persone che, pur essendo ormai ex coniugi, preferivano chiamarsi per nome, evitando formalismi, e che sorridevano di fronte alle domande ingenue dei bambini. Per reggere la pressione, il cerchio si strinse, solo familiari strettissimi e un ristrettissimo gruppo di amici erano al corrente della verità. Tutti gli altri, stampa compresa, continuavano a credere nella favola. In pubblico, niente mani che si sfiorano come un tempo, ma neppure freddezza, un equilibrio sottile, cucito giorno dopo giorno per non tradire la missione più grande, quella di essere genitori presenti e affidabili. Quinto atto: la valanga mediatica, quando il segreto smette di esserlo. Un segreto però è come neve fresca sulle cime, basta un soffio per scatenare la valanga. L'occasione arriva quando un blogger specializzato in spettacolo riceve, da un contatto impiegato in un'agenzia immobiliare di lusso, la soffiata su un atto di compravendita intestato solo a Berguzar. Dettaglio che, incrociato con la mancanza di Halit alla firma, accende immediatamente i sospetti. L'indiscrezione si diffonde, i giornalisti fiutano la pista, satellitano account social e avviano la caccia alle prove, movimenti separati in aeroporto, nuove routine scolastiche dei figli, assenza di post congiunti. Nel giro di 48 ore, l'hashtag divorzio segreto domina la rete, testate nazionali pubblicano cronologie speculative. Talk show pomeridiani invitano esperti di gossip e psicologi infantili a discutere degli eventuali effetti su minori costretti a vivere una finzione domestica. Il clamore è talmente forte che la coppia si vede costretta, loro malgrado, a diffondere un comunicato, poche righe, firmate congiuntamente, in cui confermano la separazione consensuale avvenuta tempo addietro, spiegano di aver agito con priorità assoluta alla serenità dei figli e pregano i media di rispettare i minori. Sesto atto: reazioni del pubblico, delusione, empatia, rispetto. La rete si divide tra chi si sente tradito per non aver saputo la verità prima, quasi fosse un diritto, e chi invece applaude la scelta di 2 genitori che hanno anteposto la stabilità emotiva dei bambini alle logiche dello show business. Molti fan pubblicano collage di scene tratte da Bimbir Gece, aggiungendo messaggi di gratitudine. L'amore può cambiare forma, resta il bene che avete regalato a noi e ai vostri figli. Altri plasmano la notizia in chiave motivazionale. Hanno dimostrato che esistono modi maturi per proteggere i più piccoli. Alcuni esprimono preoccupazione per la pressione psicologica che un simile segreto può generare nei bambini, chiedendosi se fosse davvero la strada migliore. Si riaccende il dibattito sui confini tra privacy e dovere di informazione verso un pubblico che, nel tempo, ha contribuito a costruire la fama, e quindi la carriera, dei 2 artisti. Settimo atto: il ruolo dei media, fra diritto di cronaca e spettacolarizzazione. Il caso apre una discussione etica nelle redazioni turche. Qual è il limite oltre il quale la curiosità del pubblico devia verso l'invadenza? L'Associazione dei giornalisti dirama un memorandum invitando a evitare titoli sensazionalistici e foto rubate ai minorenni. Alcuni talk show seguono la raccomandazione, altri, attratti dalla possibilità di audience record, piazzano in sovraimpressione contatori che promettono aggiornamenti in tempo reale. È la dimostrazione di come, nell'epoca dell'ipercondivisione, la tutela dei minori rimanga terreno scivoloso, soprattutto quando in gioco ci sono click, sponsor, share pubblicitari. Ottavo atto: e adesso? Nuovi inizi e tutela dell'equilibrio familiare. Con il divorzio ormai di dominio pubblico, Berguzar e Halit entrano in una fase di normalizzazione trasparente. Pianificano un calendario di visite per garantire ai figli la presenza alternata di entrambi.
Si accordano per evitare sovrapposizioni logistiche che possano creare stress ai bambini. Confermano, ognuno col proprio ufficio stampa, i progetti professionali in corso, ribadendo che la separazione non avrà ripercussioni sui contratti in essere. Fonti vicine alla produzione riferiscono che Halit stia vagliando un ruolo in una serie britannica, mentre Berguzar avrebbe in mano una sceneggiatura che le consentirebbe di girare principalmente in Turchia, riducendo le trasferte. Scelte calibrate per non sradicare i figli dal loro ambiente scolastico. In parallelo, entrambi intensificano la collaborazione con organizzazioni benefiche legate all'infanzia, quasi a trasformare il dolore privato in contributo sociale. Nono atto. La lezione di una storia forse senza lieto fine pubblico. Arrivati a questo punto, resta una domanda. Quando un amore finisce, la narrazione deve per forza ruotare attorno alla parola fallimento? Oppure esiste un modo per raccontare la fine come parte di un ciclo più ampio, in cui maturità e responsabilità trasformano il trauma in opportunità di crescita? La vicenda di Berguzar Korel e Halit Ergenc sembra suggerire la seconda strada. Separarsi non ha significato rinnegare ciò che è stato, ma prendersene cura in una forma nuova, meno scintillante, certo, ma altrettanto reale, il co-parenting consapevole, l'attenzione ai fragili equilibri emotivi dei figli, la scelta di proteggere il quotidiano a costo di sostenere per 2 anni il peso di un segreto ingombrante. Decimo atto, conclusione, da favola moderna a maturità esemplare. Forse un giorno, quando i bambini saranno grandi abbastanza, capiranno perché mamma e papà hanno indossato per tanto tempo la maschera di una coppia ancora unita. Forse allora interpreteranno quel silenzio non come menzogna, ma come forma estrema di protezione. E forse, guardando indietro, anche il pubblico imparerà che dietro le storie perfette esistono sempre persone con paure, ambizioni, fragilità, desiderose, proprio come chi le osserva, di sbagliare, aggiustare il tiro, ricominciare. Se questo lungo racconto vi ha colpito, vi invito a condividere la vostra opinione nei commenti. Pensate che abbiano fatto bene a tutelare la privacy dei figli a costo di un doppio ruolo in pubblico? Oppure avrebbero dovuto dichiarare prima la verità per non alimentare illusioni? Sono curiosa di leggere i vostri punti di vista. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like se apprezzate il mio modo di raccontare e attivare la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti, altre storie, altre vite reali dietro la patina dorata. A presto, con nuovi capitoli di un mondo che, proprio come noi, resta imperfettamente umano.